Salve a tutti, sono Melissa e benvenuti a questo nuovo video. So che avevo detto che non avrei fatto video del genere perché non compro tantissimi libri ogni mese e cose del genere, quindi ho pensato invece di fare un haul mensile facciamo un haul stagionale ed eccoci qui quindi con il primo haul, quello autunnale. Questi sono i libri che ho preso da quando ho aperto il mio canale fino ad oggi. Ammetto che mi sono lasciata un po' prendere la mano dal fatto di aver aperto il canale e quindi effettivamente ho accumulato un bel po' di libri. A mia discolpa c'è da dire che praticamente nessuno di loro l'ho pagato a prezzo pieno perché c'è sempre stato qualche sconto oppure li ho presi usati oppure in scambio, cose del genere. Soltanto uno l'ho preso a prezzo pieno perché faceva parte di una promozione, prendi uno e il secondo lo paghi la metà, che è lo stesso libro di cui vi ho già parlato nel mio London Haul. Infatti partiamo proprio da quello e sto parlando di Pachinko di Min Jin Lee. Dato che ho già parlato di questo libro nel mio London Haul, mi limiterò a dire soltanto due cosette. Di questo libro ne avevo già sentito parlare ed ero molto curiosa di leggerlo. È ambientato tra la Corea e il Giappone, a quanto ho potuto capire, intorno al 1911 e racconta la storia di una famiglia. A quanto ho capito è appunto una di quelle storie generazionali, cioè che racconta la storia di una famiglia attraverso le varie generazioni. E sono molto curiosa di leggerlo e non vedo l'ora appunto di iniziarlo. Questo invece è il secondo libro che ho preso che faceva parte appunto della promozione, cioè The Traveling Bag di Susan Hill. Si tratta di una raccolta di short stories di fantasmi e penso che questo me lo terrò da parte per Halloween, anche se poi magari ad Halloween mi ritroverò a leggere tutt'altro perché io veramente non sono affidabile e non seguo mai quello che mi sono messa in testa, quindi non ho molto altro da dire su questo libro perché non mi sono messa tipo a leggere le trame delle varie short stories, l'ho preso diciamo di getto. Pachinko mi è costato 8 sterline e 99, mentre The Traveling Bag mi è costato 7 sterline e 99, in realtà la metà per via della promozione. Proseguendo abbiamo altri due libri di cui in realtà avevo già parlato e questa volta nel mio video sui miei libri preferiti. Infatti parlando dei miei libri preferiti ci sono alcuni di cui non possedevo la copia cartacea. Dato che sono appunto i miei libri preferiti, volevo tanto avere una copia cartacea da poter sfogliare perché ovviamente la sensazione che ti dà un libro fisico è completamente diversa rispetto a quella di un libro digitale. Il primo libro che vi voglio far vedere è Tutte le fiabe di Luigi Capuana, che è uno dei miei libri preferiti dalla mia infanzia. Ne ho già parlato nel mio video dei miei libri preferiti, ma anche nel mio Booktube Newbie Tag, perché è stato uno dei primi libri che ho letto. Questa è una raccolta di fiabe scritte da Luigi Capuana e inoltre hanno alcune caratteristiche della letteratura siciliana, a quanto mi è parso di capire. Io non sono un'esperta di fiabe siciliane o cose del genere, però l'autore dovrebbe essere siciliano e nell'introduzione, nella prefazione c'è scritto appunto che ci sono questi rimandi a modi di dire e altre cose tipiche della Sicilia. Sono fiabe molto 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 carine e ho già ricominciato a leggerne qualcuna e mi sta portando veramente dei bellissimi ricordi e sono contentissima di averlo di nuovo. E dico di nuovo perché chi ha visto il video dei miei libri preferiti lo sa. Avevo questa copia di questo libro, ma l'avevo letta talmente tante volte che era completamente caduto a pezzi, si era tipo diviso in 3 parti separate e anche di più, iniziavo a perdere le pagine e alla fine non so assolutamente che fine abbia fatto quello vecchio. L'ho ritrovato su eBay a 2,50 € mi pare e l'ho subito comprato perché, oh mio Dio, sì, è di nuovo nella mia libreria, sono troppo contenta. Anche il secondo libro è stato menzionato nel mio video dei miei libri preferiti e si tratta di Il dardo e la rosa di Jacqueline Carey. Questo in realtà è il primo libro di una trilogia, ma in particolare il primo volume mi è piaciuto tantissimo, molto più degli altri due, e quindi ho deciso di recuperare soltanto il primo perché insomma
spendere soldi in libri che ho già letto, meglio risparmiare per comprare magari libri che voglio ancora leggere. Però questo qua veramente è diventato uno dei miei libri preferiti di sempre e ho deciso di volerlo in copia fisica. Anche questo l'ho comprato usato, quindi credo circa a metà prezzo di copertina. Costa 12 euro, quindi penso di averlo pagato 5 o 6 euro. Ne ho già parlato più o meno ampiamente quando l'ho menzionato tra i miei libri preferiti, ma comunque ve lo ripresento dicendovi che questo libro è ambientato in una sorta di universo alternativo, in particolare in Terre d'Ange, che si potrebbe associare alla nostra Francia, e la protagonista è Phèdre, una ragazza Angeline che è anche un anguissette, cioè una persona che prova piacere nel dolore. Gli Angeline sono discendenti dal beato Elua e i suoi compagni, che sarebbero praticamente degli angeli caduti. Questa loro discendenza divina, metà umana, metà divina, dà loro una bellezza straordinaria, e dato che il precetto del beato Elua è ama a tuo piacimento, ogni forma di amore è elogiata, e quindi anche per esempio le cortigiane non sono relegate ai margini della società, ma sono viste con un certo grado di benevolenza, se vogliamo dire così. L'autrice ha costruito proprio tutta quanta tutto quanto un universo alternativo che non si ferma ai confini di Terre d'Ange, ma che ricopre anche altre terre che, se vogliamo andare a vedere, si possono ricollegare con terre esistenti come la Gran Bretagna, l'Italia. Volendo si possono trovare tutti questi collegamenti che io trovo veramente affascinanti. Leggetelo! Passando invece ai libri nuovi di zecca, cominciamo con questa perla, cioè Battle Royale di Koshon Takami. Allora, prima di tutto un attimo per apprezzare la meravigliosità di questa copertina. Non so se si vede, spero di sì, perché è veramente qualcosa di meraviglioso. Vi faccio vedere anche il retro. Io ho visto questo libro in libreria e l'ho dovuto comprare per forza, perché avevo un bisogno fisico di averlo nella mia libreria. È un libro che già volevo leggere perché fa parte della letteratura giapponese, l'autore è giapponese, è un bestseller conosciutissimo, sono curiosissima di leggerlo, ma pensavo magari di prenderlo in forma digitale o in biblioteca. Ma poi, quando l'ho visto, io ho dovuto comprarlo. E questo è un libro nuovo, appunto l'ho preso in libreria, ma credo che ci fosse in corso una promozione della Mondadori, e quindi ho avuto un tot di sconto sul prezzo originale, tant'è che il prezzo di copertina di questa edizione è 15 euro, io credo di averlo pagato sui 12 euro, che già è qualcosa. E niente, ancora non l'ho letto, non mi sono informata tantissimo neanche sulla trama, so che il genere è un survival, che ha dato spunto a tutto il resto della letteratura survival e dei film survival che sono nati a seguire, e sono curiosissima di leggerlo perché è un genere che mi piace parecchio. Spero che sia coinvolgente come lettura, e vi farò sapere insomma quando l'avrò letto. A seguire abbiamo Tutta colpa di un libro di Shelley King. Questo libro è stato, diciamo, un incidente di percorso, nel senso che io l'ho comprato usato da una venditrice su Facebook e avevo intenzione di comprare tutto un altro libro. Poi ho visto questa copertina che mi ha colpito tantissimo per via della libreria, poi il titolo Tutta colpa di un libro. Insomma, mi sono incuriosita e sono andata a leggere la sinossi, che leggerò anche a voi adesso. Non tutta perché è troppo lunga. Però è venerdì pomeriggio e, come ogni giorno, Maggie è andata a rifugiarsi nel suo posto preferito, la libreria Dragonfly di Mountain View, California. Allora, già che comincia così, mi ha catturato completamente. Accoccolata nella grande poltrona di riso velluto verde, circondata da pile di vecchi libri usati e con un romanzo d'avventure in grembo, Maggie legge di eccitanti scorribande e amori tempestosi. Fra gli scaffali polverosi riesce quasi a dimenticare di aver perso il lavoro e di avere il conto in banca quasi a secco. E oggi le capiterà fra le mani qualcosa di veramente speciale.
una copia logora e ingiallita dell'amante di Lady Chatterley. Non si tratta di un libro qualsiasi, perché i margini delle pagine nascondono la corrispondenza di un uomo e una donna che non si conoscono, Harry e Catherine. Parole d'amore e corteggiamento, frasi piene di gentilezza e passione, fino all'ultimo messaggio, una richiesta di appuntamento. Chi sono i due? Saranno riusciti a trovare il coraggio di guardarsi negli occhi e rivelare la loro identità? C'è un altro pezzo, ma non ve lo leggerò perché, insomma, non sono qui per leggervi i libri, almeno non adesso. Ma devo dire che a me già fino a questo punto mi aveva già preso tantissimo, in realtà già dalla prima frase, perché dalla descrizione che fa della protagonista io diciamo che mi ci rivedo tantissimo e quindi ho deciso di prenderlo usato, l'ho pagato credo sempre metà prezzo di copertina. Questa è un'edizione in copertina rigida e costa 16,40 €, penso di averlo pagato 8 euro quindi, o 7. Sono molto curiosa di leggerlo e vi farò sapere che cosa ne penso dopo che l'avrò letto. Proseguendo, ho comprato un libro di narrativa italiana, e cioè Absence di Chiara Panzuti, che ho visto praticamente ovunque in libreria. Inizialmente non volevo comprare questo libro perché dalla trama mi sembrava qualcosa di già sentito e non ero molto interessata a leggere ancora qualcosa sull'argomento, almeno in questo periodo no. Poi ho pensato che alla fine io di autori italiani non leggo molto, e dato che credo che questo sia un libro pubblicato di recente e appunto di una scrittrice italiana, dovessi darle una possibilità e vedere che cosa ha da offrirmi, perché vorrei dare un po' di spazio anche agli autori italiani, non solo a quelli stranieri. La storia, a quanto ho capito, va verso il paranormale, hanno tipo un indizio e devono cercare la soluzione a questo enigma, e so che è una trilogia o comunque una serie di libri. E questo era un altro dei motivi per cui non volevo comprarlo, perché io odio avere le serie interrotte, quindi anche se questo libro magari mi piacesse così così, probabilmente a questo punto recupererei anche gli altri libri. Comunque anche questo l'ho comprato usato, dato che non sapevo se comprarlo o meno. Il fatto di averlo trovato usato a metà del prezzo di copertina mi ha definitivamente convinta a dare una chance a questo libro. Questa edizione è in copertina flessibile ed è edito da Fazzi Editore e costa 15 euro. Anche questo, quando lo avrò letto, vi farò sapere quali sono i miei pensieri. Infine abbiamo un libro che non ho comprato ma che ho scambiato. Questo è stato il mio primo scambio libri, perché ho questo problema che tipo non riesco a buttare praticamente nulla, quindi figuriamoci se riesco a liberarmi dai miei libri. Però ci sono alcuni libri che magari ho comprato per via della scuola o che ho comprato e che poi alla fine non si sono rivelati tutto questo granché, e mi dispiaceva tenerli insomma lì a marcire, alcuni dei quali non li avevo neanche mai letti, quindi ho deciso di metterli in vendita o in scambio. E appunto il primo scambio che ho fatto è stato per questo libro che stavo cercando, ed è L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. Io adesso non ho idea di come si legga questo nome, quindi perdonatemi se ho detto qualcosa di assolutamente tremendo, anche perché l'autore dovrebbe essere spagnolo, io spagnolo no. Giapponese sì, ma spagnolo no. La prima cosa che mi è interessata di questo libro è l'ambientazione, perché dice di essere ambientato a Barcellona nel 1945, quindi è un historical fiction ed è ambientato in una città di cui io so poco e nulla e non ho mai letto, sinceramente credo, libri ambientati in Spagna, quindi sono curiosa di allargare i miei orizzonti. La seconda cosa che mi ha incuriosito è il fatto che parla di libri, cioè cosa ci può essere di più bello per una lettrice di un libro che parla di libri? E alla fine è la stessa storia, è la stessa cosa che vale per Tutta colpa di un libro. Sempre un libro che parla di libri e io praticamente sono caduta in ginocchio pregando che me lo dessero. E poi la terza cosa è appunto questo mistero e il fatto che almeno la sinossi lascia la storia abbastanza... Che cosa c'è in mezzo? Oh,
Non mi ero assolutamente accorta che c'era questo, direi, segnalibro, dove c'è una citazione di Living Daredevil, una scrittrice che personalmente non conosco, e la citazione è: originali non si diventa, o si è o non si è. E dicevo, questo mistero che sembra svolgersi in questa storia mi intriga parecchio, quindi spero che non sia tutto fumo e niente arrosto, e sono curiosissima di leggerlo, e anche in questo caso vi farò sapere appena l'avrò letto. Ultimissimi abbiamo 2 libri che ho preso in biblioteca proprio ieri. Allora, io abito in un paesino sperduto nelle montagne dove c'è una biblioteca piccola. Questa biblioteca viene usata più che altro per studiare, mentre se tu vuoi andare lì per prendere in prestito un libro, devi andare lì avendo già in mente il titolo, devi dirlo alla bibliotecaria e lei andrà lì con la chiave, perché sono sotto chiave, e ti prenderà il libro che vuoi, te lo darà e lo prendi in prestito. Il punto è che non è esattamente neanche vicino a casa mia, quindi andare lì con un titolo in mente, poi scoprire che non ce l'hanno perché non è molto fornita come biblioteca, non mi ispirava molto come prospettiva, quindi diciamo che per un bel periodo ho smesso di andarci. Adesso però frequento l'università a Roma e ovviamente c'è molta più disponibilità di biblioteche. Ho fatto la tessera della biblioteca e ieri sono andata a prendere i miei primi libri. Il primo è Eleanor and Park di Rainbow Rowell. Il secondo invece è Fangirl, sempre di Rainbow Rowell. Di questi libri ho sentito parlare benissimo praticamente ovunque e io ancora non li avevo letti. È parecchio che in realtà aspetto di poterli leggere, perché ne ho sentito parlare talmente tanto che adesso veramente mi è cresciuta la curiosità. Credo che entrambi abbiano all'interno una storia d'amore. So che questa qui è una storia d'amore abbastanza particolare, non mi sono informata tantissimo sulla trama, per cui vi dico quello che ho racimolato. A me piace tipo prendere i libri a scatola chiusa. So che parla di questa coppia, appunto Eleanor e Park. Eleanor è questa ragazza con i capelli rossi, mentre Park dovrebbe avere origini coreane. Non so molto di più su questo libro perché non mi volevo spoilerare nulla, e quindi staremo a vedere se questo libro mi piacerà come è piaciuto a tanti altri oppure no. Quest'altro libro invece so qualcosina in più, cioè in realtà no, non so niente in più, nel senso che credo che sia sempre una storia d'amore, e so che la protagonista è una scrittrice, non ricordo se di fanfiction o una blogger. Fatto sta che è interessante perché appunto è raro che la protagonista di un libro sia una nerd accanita, se posso usare questo termine, un po' come noi che leggiamo, un po' noi topi di biblioteca che passiamo le giornate al computer magari a scrivere le nostre storie o a scrivere i nostri blog, nel mio caso a fare video per BookTube. Fatto sta che appunto mi interessa molto leggere questo libro dal punto di vista di questa ragazza, che io già mi immagino un tipetto abbastanza nerd, e spero che le mie aspettative non vengano deluse e staremo a vedere, insomma. E con questo è finito il mio haul autunnale 2017. So che non vi ho saputo dare molte informazioni sui libri che non ho letto, ma questo è perché io non cerco di evitare di leggere la trama prima di prendere dei libri, per cui non vi ho saputo dare dettagli o raccontare la trama o niente del genere, e quindi può darsi anche che quello che vi abbia detto a proposito di questi libri alla fine sia sbagliato, che mi sia fatto un'impressione sbagliata, il che non vuol dire per forza che sia una brutta cosa, perché sono sempre aperta alle sorprese e sarò curiosa di leggere tutti questi libri. E comunque vi saprò dare un'indicazione migliore su questi libri una volta che li avrò letti. Ve li darò sicuramente in un prossimo video. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo presto con un altro video. Ciao ciao!